Allora, oggi cominciamo un nuovo video, vediamo se la telecamera ha voglia di funzionare. Ho sistemato un attimo i cavi. Io ho purtroppo una prolunga che mi porta il cavo HDMI sulla capture card del computer. Quindi vediamo un po'. In più ho scoperto che il mio alimentatore da banco è quello che crea interferenze durante i video, quindi mi tocca staccarlo se voglio registrare. Dovrò trovare il modo di isolarlo perché è un alimentatore switching e vabbè, sono quelli classici che si trovano su Amazon, eBay o quelle cose là, da pochi soldi. Il problema è che io tecnicamente lo vado anche a spegnere dal pulsante perché c'è il pulsante frontale, però sembra che comunque rimanga attiva la parte di alimentazione interna e crea interferenze sulla linea del microfono perché è tutto collegato insieme. Io ragazzi ho 60, io ho 7 multiprese, 7 ciabatte multiprese, ehm, dove praticamente tutti i punti sono collegati. Non sono a cascata, alcuni sì, altri no. Ce ne sono 3 direttamente attaccati alla linea del muro e altri 3 o 4 che sono a cascata rispetto a quelli attaccati al muro. Quindi ho dovuto fare questa cosa qua. Non trovo multiprese da 40 posti, capito? E in ogni caso non posso tenerle tutte in un posto. Quindi un po' di qua, un po' di là. E ho tra il setup del computer, il setup di registrazione, tutti gli strumenti che ho tipo 50-60 prese attaccate, quindi è anche normale che qualcosa di interferenza la crea. Comunque, al di là di questo, oggi purtroppo ho ricevuto una PS4 Slim, ok, da una persona che ho comprato su Vinted, va bene? Prezzo onesto, 20 euro, va benissimo. Ho detto dai, vediamo, magari si riesce a sistemare, eccetera. Invece è venuto fuori che stavo pensando di fare una registrazione per far vedere come sistemavo, eccetera, ma alla fine poi la prima cosa che ho trovato è stato che il processore qui, la parte della GPU, è completamente in cortocircuito, quindi ho detto, vabbè, amen al video. Però ho pensato, allora a questo punto ho il case buono, eccetera, questa la tengo per pezzi di ricambio e perché non andare a prenderne un'altra di scheda, no? E allora ho trovato questa. Questa qua è una scheda che non mi ricordo neanche da dove arriva. Credo che sia derivante da una console che dovevo aggiustare, ma che non sono mai riuscito ad aggiustare per problemi o per altri. E sono finito ad usarla per pezzi di ricambio. E ho detto, ma vediamo se adesso con le conoscenze che ho, perché magari questa l'ho comprata tipo 3 anni fa, 4 anni fa, e non sapevo tutte le cose che so adesso, no? E, e vedere se magari riesco a sistemarla, a farla partire per sostituirla a questa. Visto che questa qua è una SAF004 e anche questa è una SAF004. Vediamo. Eventualmente ne ho anche un'altra SF004, ma che tecnicamente già funziona. Quindi non dovrei fare niente, ma per appunto creare un video, perché no? Proviamoci, vediamo cosa succede. Gli ho tolto il chip HDMI e non mi ricordo se ho fatto un reflow al Southbridge e ho fatto però un reflow al processore. Questo lo ricordo perché magari ho tentato di fare qualche cosa, ho appena un po' pulito la scheda un attimo per renderla presentabile. Ma il processore ha subito il reflow, ok? O reballing, adesso non mi ricordo assolutamente. Però ho notato anche una cosa. Allora, ovviamente adesso prendiamo i pezzi da questa per trasferirli di qua. Però ho notato anche una cosa che probabilmente mi era sfuggita la prima volta. Se noi andiamo qua dietro, accendiamo il nostro microscopio e andiamo dietro alla porta Ethernet, questa qui è la porta Ethernet, ci sono delle piccole resistenze. Va bene? E queste resistenze qua, come si vede, una è particolarmente evidente. Va bene? Questa qua. Le altre un po' meno, ma si vede che hanno un piccolo buchino al centro. Il che vuol dire che questa console qua ha preso una bella stecca dal modem, quindi una fulminata dal modem, che è passata tramite il cavo Ethernet ed era finita nel chip Southbridge perché il Southbridge è direttamente collegato alla linea Ethernet. È lui che controlla la linea Ethernet, insomma.
Quindi, cosa facciamo oggi? Oggi non credo che sia una questione che il Southbridge non funziona, perché quando il Southbridge riceve una fulminata, di solito non funziona niente. Adesso è anche vero che questa non mi ricordo che cosa ho fatto, se magari ho cambiato il Southbridge o no, però se io vado qui, dov'è? Qua vicino, ecco qua, questa è la porta Ethernet, c'è i moduli all'interno, qua ci sono delle bobine, eccetera, e queste sono le linee dati dell'Ethernet. Se io vado a controllare le linee Ethernet in modalità diodo, aspettate che vi metto il multimetro a schermo, possiamo andare a vedere che... No, io sono in resistenza però qua adesso. Modalità diodo, senza il bip. Se noi andiamo a verificare, qui abbiamo open line, open line, open line, open line, open line, open line, open line e open line. Questo cosa vuol dire? Che non c'è niente attaccato, perché di solito si vedono dei valori. Allora, se io vado qui e adesso con il dito premo sul Southbridge mentre faccio le misurazioni, vedete? Ecco, adesso stiamo vedendo una lettura. 0,34, 0,34, 34, 34, 34, 34, 34 e 34. Cosa vuol dire questo? Che il Southbridge non è connesso e probabilmente avevo già tentato di cambiarlo perché il Southbridge era bruciato, non funzionava e l'ho scoperto magari tramite altri metodi. Quindi, come prima cosa, adesso dobbiamo andare a fare un reballing di questo Southbridge ancora una volta, in caso non l'avessi già fatto la prima volta, perché chiaramente non è connesso. E un Southbridge non connesso propriamente, cosa comporta? Comporta che la console fa cose strane. Magari si accende, fa LED blu per qualche secondo, poi si spegne, oppure non dà neanche un beep, o un sacco di altre cose. Magari anche si accende, continua a fare il LED blu lampeggiante, tante cose, quindi bisogna controllare. E questo è anche uno di quelli stupidi come Southbridge, perché è il numero 42, e questi sono modelli oltre che molto molto costosi. E ho visto spesso gente che si lamentava quando le PlayStation 4 avevano questo Southbridge perché morivano più spesso rispetto alle altre. Poi infatti sono passati al Southbridge numero 46, migliorando la situazione. Però il 42 è il più problematico tra i Southbridge, che viene definito, almeno nella mia esperienza e da persone che ho conosciuto che hanno identificato questo problema, ed è anche il più costoso da recuperare, quindi è un bene, in questo caso, averne un altro a disposizione qui. Bene, facciamo questo reballing e poi vediamo cos'altro può esserci che non va sulla scheda, a parte il chip del HDMI. Al di là di questo non saprei. Da adesso in poi, per questione di sia di tempistiche video che di tecnicismi per fare i video, purtroppo, io ho acquistato il macchinario, la stazione di reballing professionale. Quindi adesso comincerò anche a vedere come impostare bene il macchinario per fare il reballing sui processori in maniera più professionale, anche sulle PS3, quelle retrocompatibili. Eventualmente un giorno potrò mettermi anche a fare quelle che vengono definite le Frankenstein, ma non oggi. Al di là di questo, siccome non posso mettere un'altra telecamera che possa registrare il processo di reflow, di reballing, eccetera, mi dispiace, ma questa parte non verrà più mostrata, credo, in nessun video, a meno che non riesco a trovare una soluzione, magari una videocamera che riesce momentaneamente, un setup, eccetera, che possa registrare. Sono molto anche rinchiuso in una stanza, di conseguenza non posso creare un setup come desidero io, di conseguenza sono limitato anche per questa cosa qua. Non posso mettere un cavalletto con una videocamera a fianco al macchinario, eccetera. A parte che il macchinario produce un sacco di calore e di conseguenza non è mai una buona cosa mettere videocamere o cose che registrano, appunto, che sono soggette a sensibilità del calore vicino a una macchina che ovviamente crea calore. Ok? Quindi ecco. Va bene, comunque sia. Adesso
e farò il reballing a questo, staccherò il chip, ovviamente vi faccio vedere, ecco, lo stencil con le palline, quello sì, si potrà ancora vedere tra i video, però come vado a staccare il chip, eccetera, purtroppo quello vedrò più avanti magari, forse, se cambio il luogo dove lavoro, magari ho più spazio per mettere anche un'altra videocamera o roba simile per farvi vedere anche quello, perché è una cosa, almeno io l'ho sempre giudicata interessante e bella da vedere, insomma, stimolante da vedere, però magari non è per tutti. Bene, bando alle ciance, cominciamo a lavorare. Yay, ecco qua. Esattamente 295 secondi, meno di 5 minuti per togliere il Southbridge. Fenomenale. Ho fatto un acquisto veramente fenomenale, sono contentissimo del macchinario che ho. È un macchinario che tra l'altro non si riesce neanche a comprare direttamente, sono dovuto andare per... l'ho trovata usata, chiaramente, perché non vado a spendere 5.000 euro per un macchinario del genere. Non li ho i soldi per fare una roba del genere, ma ho fatto veramente l'affare. Ho trovato l'occasione su eBay, circa 800 euro, e l'ho presa immediatamente. Va bene, comunque, ecco qua Southbridge rimosso. Eventualmente potevo anche fare solo un reflow, visto che alla fine il Southbridge l'avevo già riballato a quanto pare. Però, vabbè, si vede che qualcosa non è andato a buon fine. Quindi gli rimettiamo le palline, facciamo tutta la storia di nuovo e via così. Eccoci qua, il reballing è finito, adesso siamo pronti per rimettere il chip a posto. Un po' di flussante, lo spargiamo, così fa un po' il suo lavoro. Io normalmente, tipicamente, non pulisco i chip dal flussante una volta che li ho passati. Vedete che c'è ancora il flussante? Questo perché flussante che c'è qui più flussante che c'è qua, cosa succede? Nel momento in cui il chip, lo stagno sul chip si scioglie, cosa succede? Il chip ovviamente si abbassa. Abbassandosi, il flussante che è rimasto sia sulla scheda che sotto al chip ovviamente fuoriesce, quindi si espande, fuoriesce perché viene schiacciato, ok, fra la scheda e il chip, quindi il chip si siede e spinge fuori il flussante in eccesso. Questo è un metodo che utilizzo io per capire quando il chip è seduto sulla scheda e comunque è in buona posizione ed è pronto per essere raffreddato, eccetera, insomma, o per essere toccato un attimino. Se io non vedo il flussante che viene fuori da sotto il chip, vuol dire che ancora non è saldato completamente. Ecco, tutto qua, è un mio metodo, se volete utilizzarlo anche voi non ho nessun problema. Allora, adesso l'orientamento.
abbiamo lo stesso qua, anche il pattern dove non ci sono le palline, dove anche qua non ci sono le palline, quindi basta solo farlo combaciare. In ogni caso qua c'è il puntino bianco e il puntino bianco va in riferimento con il puntino bianco e il puntino, vabbè, sì, il punto che c'è segnato sulla scheda. Quindi va in questo verso qua. Lo allineiamo. Quando il chip non si muove più, vuol dire che si è aggrappato al suo posto. Bene, e adesso torniamo sulla macchina e lo andiamo a risaldare. Perfetto. Ora il chip è risaldato, ha fatto il suo bel ciclo, dovrebbe essere magnifico. Ma andiamo a controllare di nuovo in modalità diodo i punti che abbiamo visto prima dietro a questo componente qua. Vediamo. Ok, sì. Niente. Strano. Vuol dire che ci sono... Allora, ci sono degli strati interrotti praticamente dentro la scheda. Non ci sono altre alternative. Quindi questa scheda qua ha finito di vivere, è troppo piegata o altro, avrà subito delle cadute o che ne so io, e non può più essere utilizzata. Ecco allora perché magari a suo tempo l'ho scartata, perché il processore non riesce a funzionare, non riesce a far partire niente, per il semplice motivo che il Southbridge ha delle piste interrotte e non riesce a fare quello che dovrebbe fare. Ci può stare. Perché si sono interrotte le piste? Perché, come avevo detto, qua ha ricevuto una fulminata. Facile che le piste fra gli strati si siano interrotte a causa di questo. Hanno preso il colpo, si sono separate per fusione, no? Si sono scaldate talmente tanto e poi si sono dissaldate tra di loro, praticamente. Può capitare. È un caso piuttosto raro, devo dire, però può capitare. Allora, cosa possiamo fare per recuperare qualcosa? Si procede per una via un po' più estrema. Si prende il processore, si prende il BIOS, si prende il chip qua, MediaTek, e si prende il Syscon. Bene? Questi qua sono i 4 chip che sono legati tra di loro e che se noi li trasportiamo tra una scheda e l'altra non ci sono problemi. Se noi trasportiamo ovviamente solo il processore, chiaramente non può funzionare perché è legato al BIOS ed è legato anche a questo è il chip per il lettore Blu-ray, e il Syscon ovviamente che contiene tutte le chiavi di sistema eccetera. Quindi vabbè, procediamo. Allora stacchiamo questo e poi procederemo a staccare il processore e li trapianteremo su questa scheda. Allora, visto che è così, se io vado a provare questa scheda qua adesso, alla stessa maniera, io senza premere niente, vedete 35, 35, 35, 35, 35. Questo fa un po' più alto, 36, 35 e 35, comunque è nella tolleranza. Va bene. Procediamo allora. Tanto questi qua sono comunque componenti morti che non potranno essere più utilizzati. Tanto vale. Andiamo pure a staccarli. Sapete cosa potrebbe essere di aiuto? Visto che qua ci sono i piedini visibili. Il
il rocchetto di stagno a bassa fusione, lo mischiamo insieme a quello che c'è già, così abbassiamo la temperatura di fusione dello stagno e riusciamo a toglierlo più velocemente, stressando meno la scheda, perché adesso il nostro obiettivo è stressare poco la scheda. Questa scheda qua è una scheda buona e non vogliamo che finisca con problemi agli strati come sull'altra scheda. Ecco fatto. Ah, c'era il pad sotto di massa, ecco perché era un po' più difficile da staccare, però già così va meglio. Avete visto che è stato molto più veloce. Quindi questo li mettiamo da parte, che sono quelli che non servono. Giriamo la scheda, andiamo a prendere il nostro Syscon, questo qua. Stessa tecnica di prima. Questo non dovrebbe avere la massa sotto, però non ne ho mai tolto uno, quindi non saprei. Adesso vedremo. Allora, flussante. No, questo non ce l'ha, avete visto che l'ho tolto tipo in 5 secondi. Bene. Ora non resta che togliere il processore e impiantarci tutti i componenti nuovi su questa scheda qua e vedere se funziona tutto, se parte tutto. Vi ricordo anche una cosa molto importante, che è mai lasciare lo stagno a bassa fusione sulla scheda per saldare. Non si salda con lo stagno a bassa fusione sulle console. Magari su altri dispositivi lo potete anche fare, ma sulle console è meglio di no. Quindi prendete la vostra treccia e rimuovetela dai contatti. Sul BIOS non ce l'ho messo, quindi non serve. Andrò solo a rinfrescare le saldature con lo stagno al piombo. Filo di stagno al piombo, flussante e aggiungo stagno fresco al piombo dappertutto. Così non mi serve usare l'aria calda tipo a 5000 gradi per saldare i componenti sulla scheda, ne basta di meno, quindi si riesce a salvare di più la situazione. Meno stress termico, no? Molto bene. Facciamo una veloce pulizia. Cotton fioc e alcol isopropilico. Puliamo tutti i residui di flussante. Così poi siamo pronti a saldare il nuovo chip nella sua nuova casa. Prossimo passo, togliere il processore. Andiamo, ci vediamo dopo. Ecco che sono tornato e il processore è disaldato dalla scheda. Perfetto. Perfettamente disaldato dalla scheda. Ora pulisco, preparo questo e poi estraggo questo, estraggo i componenti, li risaldo di qua e speriamo che qualcosa salta fuori.
Bene, la scheda è pronta. Adesso non dobbiamo fare altro che prendere i componenti da qua e metterli di là. Possiamo già subito cominciare almeno con il BIOS. Allora, ovviamente adesso c'è un attimo di eccesso di stagno, come potete vedere. Ci sono delle palle da tennis laterali. Tiriamo via. Ecco, così il BIOS è saldato correttamente. Non ha niente che non va, è centrato anche bene. Procediamo con questo e con il Syscon. Magari facciamo prima il Syscon, che è più facile. Allora, in questo caso potrei usare lo stagno a bassa fusione per miscelare, eccetera, però cosa comporta? Che se io riempio di stagno a bassa fusione, dopo devo anche pulirlo dal chip stesso. È un po' difficile da fare. Quindi proverei, almeno su questo, a toglierlo senza fare mix di stagni. Ecco qua, così rimangono le gambine tutte belle pulite, no? Ok, l'abbiamo tenuto in posizione e possiamo saldarlo. Il pin numero 1, anche qua, è rappresentato da un cerchietto. Il problema è che questo chip l'hanno fatto con anche... c'è questo cerchietto, lo vedete? E c'è questo qua. Qual è quello giusto? Questo qua. Quindi eventualmente prendetevi nota di come trovate le scritte, per esempio, o magari prendete un pennarello, uno di quelli argentati o che ne so io, insomma, evidente, e fategli voi il puntino in corrispondenza del punto della scheda. Cioè, se volete, potete anche prendere questo con questo, capito? Fate un puntino qui e un puntino qui, così sapete qual è l'orientamento, insomma, ecco, perché alcune volte li creano con tanti punti di riferimento che non si sa quali effettivamente si debbano usare. Ecco, per il momento lo posiziono un attimo così, dovrebbe essere più o meno in posizione. Adesso andiamo a controllare sotto il microscopio. Se non ne avete uno vi consiglio di farlo, perché di comprarlo, perché fare questo lavoro a occhio nudo può essere piuttosto complicato. Allora, qui sono a posto, qui sono un po' verso l'alto, qui sono a posto, anche qui sono un po' verso l'alto. Immagino che questa è una buona situazione lo stesso da poter tentare, perché nel momento in cui lo stagno si scioglie, il chip poi viene trascinato in posizione tecnicamente. Quindi possiamo provare a vedere. Da considerare però che purtroppo l'aria cerca di spingere via e vanificare tutti i nostri sforzi. Ecco, mi serve una spintarella di qua. Ecco, ci siamo. Ora in posizione perfetta.
teniamo caldo per una decina di secondi, giusto per fare aderire bene lo stagno ai piedini. Ed ecco qua, saldature magnifiche e chip in posizione perfetta, senza quasi il minimo sforzo, anche se prima voleva andare via, voleva scappare via. E la quantità di flussante che ho usato, tra l'altro, non si nota neanche sulla scheda. Praticamente un po' è uscito, è andato via, vedete c'è la scia, ma ho usato una quantità di flussante minima che ha lasciato minimi residui, quindi quasi neanche a dire che non serve pulire. Bene, procediamo con quello rimasto. Quindi questo qua, ecco, questa ho scritto che ha gli strati strappati interrotti all'interno, quindi così so che non vado ad utilizzare questa scheda per nient'altro. Va bene, questo chip qua. Cerchiamo come prima, stesso metodo, so che c'è la base sotto che è piena di stagno, speriamo di riuscire a toglierlo lo stesso. Considerato che questa è una scheda per parti, potrei anche aver deciso di saldare il chip mettendo l'aria dal lato opposto. Il problema qual è? Che dal lato opposto comunque ci sono i connettori di plastica che, se un giorno mi dovessero servire, poi li andrei a tutti a bruciacchiare. Bello tosto da togliere. Niente, magari un po' di flussante sotto riesce ad aiutarci. In questo caso il flussante trasmette il calore al di sotto. Niente, 450 gradi non sono sufficienti. Pazzesco. Questo vi fa rendere conto come le schede sono progettate per dissipare il calore. È una cosa spaventosa. Cioè, praticamente tutto il resto sulla scheda era sciolto, tranne questo qua sotto. Va bene. Allora, a quanto pare ho perso una resistenza qui, poco mi importa. C'è una resistenza qua che se ne sta lì per abbandonarci. Ma abbiamo il chip. Ora l'unica cosa che rimane qua da prendere è il processore. Intanto saldiamo questo chip qua. Bene, andiamo sotto il microscopio per posizionarlo. No. Allora, il pin numero 1 è segnato da questo pallino qua, piccolissimo. Qui abbiamo già tutto preparato con lo stagno al piombo, quindi dovrebbe metterci decisamente di meno a saldarsi. Più o meno siamo in posizione. Immagino che il pad centrale adesso si stia tenendo sollevato il chip, quindi ci crea difficoltà al posizionamento. Oh, fantastico, si è posizionato da solo. Lascio raffreddare un attimino così posso premere un attimo più giù. Bene, si è solidificato. Avete visto come
c'erano alcuni piedini che avevano un piccolo ponticello qua, o forse anche di qua, eccetera. Sparito tutto, il flussante ha fatto un ottimo lavoro. E qui ci sono tutte saldature magnifiche, perfette, e basta. Quindi questo chip è magnifico, niente da dire. Bene, procediamo, stacchiamo il processore dall'altra scheda, che dite? Torno subito. Va bene, ecco qua. Esattamente altri 400 secondi, quindi 8 minuti per togliere questo, perché questo era ancora con lo stagno senza piombo e quindi ci ha voluto un po' più di tempo, ma massimo 9 minuti praticamente io tolgo tutto con questo macchinario qua. Io sono innamorato di questo macchinario qua. Comunque procediamo a fare il reballing a questo nuovo processore qua e poi lo installiamo e vediamo cosa succede. Eccoci qua, trapianto concluso con successo. Almeno, non so se effettivamente sia concluso con successo finché non andiamo ad accendere la console, ma intanto verifichiamo un po' in giro, cosa ne dite delle linee sul processore. Allora, andiamo in resistenza, controlliamo che sia tutto a norma, ok? Adesso la scheda è un attimo tiepida, quindi ci saranno dei valori leggermente più bassi. Quindi abbiamo 26 ohm qui, abbiamo 10 ohm qui, abbiamo 1 ohm, è un po' ballerina la lettura perché c'è una sonda che fa fatica, eccolo qua, 0,66, il che va bene. Sembrerebbe un cortocircuito, ma questi qua lavorano veramente a bassa resistenza, veramente a bassa resistenza. Quindi di norma magari trovate 1 o 2 ohm su questa linea qua, quando sarà totalmente fredda. Invece qui
vedete 0,5. Sembra bassa, ma non lo è, perché questi qua normalmente addirittura fanno, questa linea qua, arriva addirittura ad avere meno di un ohm, quindi 0,8, 0,6, ok? Quindi controllate sempre la vostra resistenza, vedete? Circa 10, 0,10 ohm. Se quindi facciamo il confronto, 50 meno 10 vuol dire 40. 0,4 ohm praticamente ci sono su questa linea qua. Sembrerebbe un cortocircuito, ma effettivamente lavora con questa resistenza qua. Bene. Allora adesso prendiamo la scocca. Eccola qua. Questa è la scocca della console che ho comprato, che poi ha il processore morto, ha avuto il processore morto, quindi possiamo installare la nostra scheda di qua adesso. Riposizioniamo i pad termici dove erano posizionati, quindi uno qui sul Southbridge. Eventualmente, allora, come si può notare, qui ci sono dei pronunciamenti del metallo. Questi sono in corrispondenza ovviamente del componente che teoricamente servirebbe a raffreddare. In alcune console ci sono i pad termici per ogni pronunciamento dei metalli. In altri invece, per esempio, come in questo modello qua, hanno pensato solo di mettere sul Southbridge e sui due MOSFET qua che sono relativi alla GPU. Questo GPU, questo GPU, questo CPU. Poi qui abbiamo, giusto per referenza, abbiamo la linea qua, questo induttore, per le RAM, lavora a 1,35 volt, e questo qua è per quello che viene definito Northbridge. Internamente qui c'è il controller delle memorie dentro al processore. Il processore sono tre sistemi in uno praticamente, CPU, GPU e controller delle memorie. E questo alimenta il controller delle memorie, giusto per farlo sapere, per chi non lo sapesse. Quindi mettiamo i pad termici dove in origine sono presenti. Perfetto, eccoli qua. Mettiamo un po' di pasta termica, magari gli diamo una pulita dagli eventuali residui. E ecco qua. E adesso proviamo. Direi che ci siamo. Bene, allora adesso non ci serve inserire un hard disk per testare la console, effettivamente, perché tanto comunque la console si accenderà. Se vuole accendersi si accende, e se vuole fare la luce bianca la fa lo stesso. Poi ci dirà la console che non è stato trovato un hard disk e quindi è impossibile avviare il sistema operativo della console e queste cose qua. Però l'immagine ce la deve mostrare e la console si deve anche accendere. Quindi colleghiamo la corrente, colleghiamo il cavo HDMI, eccolo qua, e ora vediamo un attimino, allarghiamo l'immagine così riusciamo a vedere un po' tutto. Ora vediamo, si sente il suono, va bene, ok, rimane accesa. Adesso vediamo se ci fa la luce bianca o se rimane così con la luce blu infinita, che può anche essere. Controlliamo un'immagine? Non credo ci sia un'immagine ancora. No, infatti non c'è nulla.
Allora, in questo caso le cose possono essere due. I chip che sono stati saldati, magari c'è un piedino o una pallina che non si è connessa completamente, oppure ci sono altri problemi, ok, sulla scheda, quindi che impediscono il funzionamento. Non dovrebbe essere questo il caso. Intanto la console rimane accesa ed è una buona cosa. Io proverei a questo punto allora a verificare i voltaggi e magari con la telecamera termica vedere se, che ne so, le RAM si accendono, se fa qualcosa. Potrebbe anche essere che questa è una di quelle console che eventualmente non funzionava nemmeno sull'altra scheda per ulteriori problemi, non solo per la fulminata che ha preso o cose del genere. Mi sembra di aver tolto tutte le viti. No, manca questa. Sì, rimane sul LED blu lampeggiante all'infinito. Ops, ho tolto il connettore del pulsante. Non cambia niente comunque. Ok. Bene. Controlliamo i voltaggi, come avevo detto. Allora, prendiamo un punto comune. Ok, il processore. Abbiamo 93 mV. Abbiamo 94 mV. Qua abbiamo 1,35 e qua abbiamo 0,86. Quindi tutte le linee e i voltaggi sono presenti, il che è una buona cosa. Ora bisogna verificare se ci sono cose che funzionano oppure no. Quindi ho la telecamera termica qua, adesso si sta accendendo, date un attimo di pazienza. Allora, e io vedo, sì, che tutte le RAM sono accese, di solito magari hanno qualche problema eccetera. Ce n'è magari una più calda rispetto alle altre? Sì, c'è questa qua che è più calda. 56, mentre queste, no vabbè, fa 55, 54. Vediamo questa. 52, 53, 54. No, ci sta, dai. Alla fine non è poi così lontana dal resto. 57 contro 55, 54. Ci può stare che magari una sia più calda rispetto a un'altra. Ci può stare, ci può stare. Quindi cosa c'è che non va in questa console? A questo punto l'unica cosa che si può fare è controllare i piedini, per esempio, del Syscon, i piedini... No, i piedini dell'altro chip del MediaTek non ha importanza perché quello lì è una questione appunto del lettore Blu-ray. La console si accende lo stesso volendo senza questo chip qua, ok? Quindi c'è un problema di Syscon, eventuale di BIOS forse, non saprei. Comunque vediamo se riusciamo a completare l'opera oppure no. Sono abbastanza sicuro che il processore sia perfetto e l'unico incognita possono essere appunto i chip qua. Adesso vediamo. Quindi spegniamo la console. Ho come la sensazione che questa console qua, se abilito UART e collego il terminale, mi verrà fuori l'errore Load BIOS. Ho come questa impressione qua, ma andiamo a vedere perché, come ho detto, è stato fatto un trapianto. Non è una cosa facile, veloce, ci sono tanti componenti che devono essere controllati bene. E mi è già capitato in passato che si va a fare un trapianto e a causa del Syscon che non è saldato bene o queste cose qua risulta
LED blu lampeggiante all'infinito e finisce lì. Vabbè. Allora, termino qua il video un attimo, metto in pausa, perché sono comunque 2 ore e mezza che sto registrando, quindi portate pazienza, devo anche fare editing dopo. Fare editing di 4 ore di video non è il massimo. Ci vediamo quando ho delle novità. Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Alla fine non ho fatto praticamente niente, nel senso di... ho visto un attimo che il BIOS era leggerissimamente piegato, quindi gli ho fatto un piccolo reflow. Ecco, ragazzi, eccola qua. È tornata tra i vivi. Praticamente questa console è tornata tra i vivi. Bene. Sono molto, molto, molto contento. Adesso sapete cosa faccio? Ci installiamo un sistema operativo e vediamo un disco. Prima un disco, ok? Installiamo un disco così la console ci dirà quale firmware è presente su questa console, perché questa è una scheda parecchio vecchia. Credo di averlo già detto, 2, 3, 4 anni, credo, che gira per il laboratorio, quindi non ho idea del firmware in cui è stata lasciata. E allora noi prendiamo il nostro... Aspettate che vi rimetto la visuale dal banco, perdonatemi. Allora noi prendiamo il nostro carrello, il nostro caddy, dove inserire l'hard disk. Per qualche strano motivo la console è ancora accesa, quindi credo sia stato un attimo di defiance, che magari la console mi ha mostrato un'immagine solo perché, boh, per un motivo o per un altro, quindi devo stare attento. È possibile che magari serva di nuovo un reflow al processore, perché purtroppo la scheda non era comunque dritta, perfettamente dritta, no, infatti ci mette un bel po' di tempo a spegnersi. È ancora accesa, guardate, è ancora qua che sta lampeggiando il LED bianco in attesa di spegnersi, e questa non si spegnerà. È facile che se io adesso vado a togliere e rimettere la corrente, questa torna a fare il LED blu. Quindi magari un po' di pressione in meno sul processore potrebbe giovare alla situazione. Io però avevo 4 viti, non so dove siano finite le altre 2 sinceramente, per l'hard disk. Io qua sopra ho un cimitero di viti, purtroppo, di un sacco di console aperte e mai terminate, come mio classico, e quindi non so dove siano andate a finire. Beh, cosa posso dire comunque? Almeno sappiamo che il processore funziona, ha mostrato un'immagine, sappiamo... Ah, eccole là, le ho trovate. Sappiamo che tutto il trapianto ha avuto buon successo, ok? A parte adesso il discorso che la console non si accende e non si spegne, come ho detto, perché immagino sia una questione del... Non fatelo voi, cioè, non sarebbe l'ideale farlo. La console si stava spegnendo e per un motivo o per un altro il calore può rendere inagibile, inutilizzabile il processore. Quindi rilascio un attimo la tensione del processore, ecco, lo tengo un attimo appena appena, in modo che sia comunque a contatto con il dissipatore, che riesca a fare contatto con il dissipatore, ma che non sia troppo pressato, che magari ci sia qualche pallina al di sotto che ancora non è stata saldata bene. Come ho detto, la scheda non era perfettamente piatta, purtroppo non ho i supporti adatti per le cose qua, quindi mi vado a basare solo sul calore, cioè il calore quando... Ecco, adesso ci si mette pure la telecamera. Allora, il calore quando su una scheda è tutto uniforme, chiaramente la scheda rimane nella stessa posizione, non flette, non fa altro, perché il calore uniforme fa espandere e ritrae poi con il freddo la scheda alla stessa velocità, quindi i metalli si dilatano
e si restringono alla stessa velocità. Il macchinario, per quanto sia comunque performante e ottimo, ci sono comunque delle variazioni di temperatura lungo tutta la scheda e questo porta un po' alla deformazione. Specialmente quando si lavora sul processore, la scheda magari sta a 150 gradi, 180 gradi, mentre il processore deve stare a 200-220 gradi. Quindi c'è questa differenza di temperatura che fa in modo che la scheda si deformi un attimino. Però possiamo intanto evitare di andare a premere troppo sul processore e vedere cosa succede. Allora, ripetiamo il processo. Luce blu, la vedete? Vediamo se procede a fare luce bianca, come prima. No, credo di no. Ok, quindi non aveva niente a che fare il BIOS che era un attimino spostato. Il BIOS era già collegato alla fine. Però, avendo scaldato il BIOS, visto che è qui, il BIOS, ed è molto vicino al Southbridge, dite che magari il Southbridge sia un attimo sconnesso e non riesce a comunicare con il BIOS. È una probabilità. È una probabilità, assolutamente. Allora, spegniamo, togliamo la corrente. Allora, io direi, teniamo premuto sopra qua, dove c'è il Southbridge. Vediamo cosa succede. Quindi mi alzo in piedi un attimo che così faccio meglio. Vabbè. Sì, luce bianca premendo sopra il Southbridge. Ok, il Southbridge ha delle palline ossidate, probabilmente. Buona a sapersi. Farò il reballing anche del Southbridge a questo punto. Aia, mi sto ustionando. Il Southbridge è caldo, tipo 50-60 gradi li fa. Dammi un'immagine. Ci mette un po', ci mette sempre un po'. Quando non c'è l'hard disk. Eccola qua, impossibile avviare la PS4. Ok, va bene. Allora adesso proviamo a spegnere la console. Vi metto l'immagine da sopra il banco. Vediamo se la console si spegne regolarmente. O se ha problemi come prima. Non dovrebbe volerci molto. No, ci sta già mettendo troppo. Vabbè. Comunque abbiamo riconfermato che il trapianto effettivamente ha avuto successo. Adesso abbiamo purtroppo gli effetti collaterali. Allora, sapete cosa faccio? Io adesso spengo la console, la lascio adesso raffreddare 10 minuti perché è bella calda, ok? Così per questioni di, appunto, come ho detto, dilatazioni termiche, eccetera, le palline di stagno si ritirano un attimino, magari sotto al Southbridge, e fanno in modo di collegarsi. Va bene? Quindi portate pazienza, per voi è un secondo, per me sono 10 minuti e poi riprendo il video. Bene, passato un bel po' di tempo, la scheda è fresca. Ora proviamo a vedere cosa succede. Sì, se non accendo la corrente, però fa niente. Va bene. Ecco, luce bianca. Lo schermo è diventato nero. Sembra che il lettore non stia funzionando, però. No, il lettore, l'hard disk, scusate, non stia girando. Ah, aspetta, ottimo, ottimo. Vuol dire che ha trovato l'hard disk. Aspettate. Allora, controller. Colleghiamo il controller. Perfetto. Allora, porta USB funziona. 10.01. Va bene, è sotto 11.0.
Quindi è una console modificabile. Vabbè, che adesso ci sono quelle fino a 12.50 quasi, 12.02. Si può modificare con un po' di... con un gioco, roba del genere, so di questa cosa qua. Però 10.01 non è male, dai, cosa ne dite? Però devo fare il reflow, esatto, o il rebulling al Southbridge. Vediamo se si spegne del tutto, oppure rimane lì con il LED bianco lampeggiante adesso, fino alla fine della sua vita. Di solito si sarebbe già spenta, quindi immagino di sì. Va bene, allora che reflow sia per... no, reflow, che reballing sia per il Southbridge. Facciamo anche questa ultima cosa, così abbiamo tutte le saldature al piombo, sui componenti essenziali, praticamente. Bene, bene, bene. Bene, faccio il reflow, installo il sistema operativo e dai che continuo a dire reflow. Faccio il reballing al Southbridge, installo il sistema operativo e ci vediamo quando ho terminato. Eccoci qua a terminare il video. Allora, ho riassemblato la console, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho fatto il reflow al Southbridge. Adesso noi la colleghiamo. Di qua c'è il pulsante di accensione. Ok, la presa è accesa. Si riesce a vedere la luce blu? No, non si riesce molto a vedere. Ok, adesso sì. La luce blu c'è. Eccola qua. Logo PlayStation. Ed eccoci qua. Andiamo all'interno della dashboard. Quindi colleghiamo un controller. Ecco qua. Ed eccoci qua, signori. Come avevo già detto, sistema, informazioni sul sistema, eccolo qua, 10.01. HDCP è abilitato, come ho già detto ho comprato questo fantastico aggeggino che mi permette di bypassare HDCP, così possiamo vedere tutti quanti in real time, e posso farvi vedere anche che riesce a caricare i giochi, quindi il lettore funziona. Inserisco un gioco, l'icona in alto a destra la vedete, il disco, sta caricando il gioco. Eccolo, riesce anche a installare il gioco, immagino. Se lo legge di solito lo installa anche. Ma so che questo gioco qua ha quello che viene definito il disk rot, ok? Il disco sta cominciando a marcire. Il lato esterno, il bordo esterno del disco sta cominciando a marcire, dell'umidità è penetrata e sta facendo marcire lo strato, la lamina di metallo che contiene i dati. È una cosa purtroppo comune a tutti i dischi, CD, DVD, anche Blu-ray, stessa identica cosa. Purtroppo non ci si può fare molto. Quindi questo alla fine lo uso come disco di test e finisce lì. Comunque vedete che sta installando. Tranquillo, tranquillo. 8 GB per un FIFA, tanta roba, tanti dati direi. Comunque sta installando, non ha nessun problema, l'hard disk è sano e chiaramente gli ero messo uno buono buono, in buono stato, meno di 1000 euro di funzionamento e basta. Quindi posso dichiarare questa console riparata, terminata e niente da dire. Quindi niente, il video termina qui ragazzi, grazie per aver visto, chi è rimasto fino in fondo. Se avete bisogno di riparazioni sapete dove venire, se avete commenti da lasciare potete lasciarli sotto nella sezione dei commenti dei video e lasciate un like se vi è piaciuto anche il video. Se volete abbonarvi al canale con 2 euro lo potete anche fare,
avete 30 giorni di accesso in anteprima a tutti i video che vengono caricati in anticipo e nient'altro. Quindi noi ci vediamo per un altro caso disperato al prossimo video. Ciao ciao!